Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Oggi vi racconto la storia di una birra molto diffusa in Belgio, ma conosciuta e apprezzata anche fuori. In tempi recenti però era scomparsa quasi del tutto dal panorama brassicolo, per poi ricomparire e diffondersi nuovamente grazie a una persona che ne ha scongiurato l'estinzione. Parlo della birra belga bianca di frumento aromatizzata, la Blanche o Witbier. Ci sono fonti storiche che parlano di questa birra presente soprattutto nella città di Lovanio e nel Brabante fiammingo già dal Medioevo. I contadini all'epoca erano spesso birrai e producevano la birra con i cereali che coltivavano. Come molte birre dell'epoca, si trattava di birre realizzate e pensate per il popolo, per contadini e lavoratori, quindi una birra a basso costo fatta con materie prime semplici che doveva essere soprattutto rinfrescante e piacevole senza troppa complessità. Si dava maggiore importanza alla salubrità della bevanda, in un'epoca in cui l'acqua poteva trasmettere facilmente le malattie, e il fatto che fosse nutriente, contenendo spesso appena il 2-3% di alcol e una gran percentuale di zuccheri non del tutto fermentati, oltre che proteine e polifenoli. L'aspetto chiaro e velato erano dovuti dall'abbondante uso di cereali non maltati, più economici dal malto d'orzo. Si preparavano in inverno con malto d'orzo invernale che è più ricco di proteine e frumento non maltato, a volte anche un po' di avena o altri cereali. Il frumento gli conferiva l'aspetto velato dovuto alle proteine e ai polifenoli presenti in buona quantità. L'uso di frumento o altri cereali era comune all'epoca. Nel 1420 il duca Jean IV impose a tutti i birrai del Brabante di includere il frumento perché si pensava che migliorasse la qualità della birra. Le birre si distinguevano in quelle brune, prodotte con malti essiccati a caldo che sviluppavano colori più scuri, e birre chiare prodotte con malti essiccati a freddo che rimanevano molto più chiare, tra questi il frumento in particolare. Per questo motivo le birre di frumento sono anche definite birre bianche, dal fiammingo Wit, che diventa Blanche in lingua francofona, per questo motivo possono presentarsi con uno di questi due nomi in base alla regione di provenienza. Sempre per motivi economici, la birra raramente veniva aromatizzata con il luppolo nel Medioevo, ma si utilizzava un mix di erbe che veniva chiamato gruit. Questo spesso comprendeva mirica, achillea, artemisia, erica e altre erbe che nell'insieme garantivano anche un po' di conservabilità al prodotto. Si completava poi con un mix di spezie che potevano comprendere zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, anice, ginepro, coriandolo e bucce di arancia amara. Questi ultimi due in particolare, provenienti dall'Olanda, sono quelli più iconici e che sono stati meglio tramandati, probabilmente perché sono arrivati ai giorni nostri grazie alle ricette delle moderne Witbier. L'uso di spezie era molto diffuso nelle birre contadine dell'epoca, come anche nelle saison. Si dice che servissero per mascherare un po' un prodotto che non era certamente sopraffino. Le fermentazioni all'epoca non erano controllate e pulite. Spesso avvenivano per opera di soli lieviti selvaggi presenti nell'ambiente o in modo misto, partendo da lieviti di precedenti produzioni insieme a quelli presenti nell'ambiente. Quindi erano birre già con un carattere acido in partenza, che andava ad accentuarsi poi con la maturazione, non molto lontane dai lambic. Tra i lieviti selvaggi c'erano sicuramente i batteri lattici e a volte Pediococcus. Un altro motivo per cui queste birre sviluppavano velocemente un carattere acido era dovuto al fatto che non veniva utilizzato sempre il luppolo, e quando veniva fatto era un luppolo vecchio con basse percentuali di alfa-acidi, usato in quantità inferiori rispetto ad altre birre, e veniva anche bollito per meno tempo, venendo meno quindi tutti gli effetti conservanti che il luppolo è in grado di conferire. Erano birre da bere giovani. Erano subito pronte prima di altre birre che necessitavano di una più lunga maturazione, come le bière de garde dell'epoca. Oggi le Witbier sono birre ad alta fermentazione, fermentate con ceppi di lievito apposito per questo genere, e l'unico carattere acidulo che può presentare è quello conferito dal frumento. Nel XVI secolo, le Witbier prodotte a Lovanio e a De Garden divennero molto popolari e rinomate nel territorio, e si dice che nel 1758, al suo picco maggiore, E Garden si fosse ampliata al punto di dirigere 38 birrifici in tutta Europa. Sebbene simili, le Witbier di Lovanio e De Garden non erano le stesse.
Ivan de Betz, uno storico della birra belga, ha condotto ricerche approfondite su 3 tipi di Witbier del XIV secolo: la Löwenweitt, la Petermann e la Garden. La Löwen era più chiara, quasi bianca rispetto alla Petermann, che aveva una densità invece più alta e un maggior contenuto di destrine, dal colore più sull'ambrato e un gusto più dolce. La Garden era considerata invece più rustica e con forte carattere acido perché veniva brassata con il vecchio metodo e con tini di legno che continuarono ad usare anche fino al 1930. Vengono descritti ben 4 metodi di preparazione delle Witbier che si sono susseguiti dal 1700 al 1930. In genere l'ammostamento era molto lungo e laborioso, iniziava con infusione a freddo dei grani e poteva durare fino a 17 ore. Comprendeva diversi step, ma rimanevano comunque molti zuccheri complessi. La saccarificazione non era molto efficiente. A volte si eseguivano ammostamenti separati tra il malto d'orzo e di frumento, metodo misto, e la bollitura era molto breve per l'epoca, appena un'ora, in modo da mantenere la birra chiara. Petermann la bolliva più a lungo, infatti produceva una birra più ambrata. Si otteneva un mosto con una densità iniziale di 1,20. Si aggiungeva un ceppo di lievito ad alta fermentazione e il resto lo facevano i lieviti selvaggi. L'attenuazione raggiunta era del 50%. La fermentazione avveniva in botti di legno e si completava in meno di una settimana. La birra si carbonava all'interno delle botti stesse, dove era avvenuta la fermentazione, e queste venivano mandate poi ai clienti. La birra era servita fredda e consumata in appena 1-2 settimane, perché già a 4 settimane diventava troppo acida. Con l'industrializzazione e il progresso in campo brassicolo, i birrifici iniziarono a introdurre vasche in acciaio o rame per la fermentazione, rinunciando ai coolship per il raffreddamento. Cominciarono a inoculare un ceppo di lievito selezionato, ma le infezioni lattiche erano ancora presenti, anche se forse in modo più contenuto. Nell'Ottocento la loro popolarità cominciò ad essere minacciata da un nemico comune per le birre dell'epoca, le moderne Pilsner. Con lo sviluppo delle moderne tecniche di birrificazione, la scoperta del lievito e l'uso sempre più frequente di luppoli, si diffusero queste birre chiare e limpide a bassa fermentazione, che rappresentavano una novità interessante nel panorama brassicolo dell'epoca. A poco i birrifici iniziarono a chiudere o a modificare la loro produzione, abbandonando le antiche ricette, dedicandosi alle moderne Pils. Nonostante una certa resistenza alle Pils nel Belgio, durante il Novecento, a cavallo delle 2 guerre, il frumento era diventato essenziale per la panificazione. Tanti birrifici, che per lo più erano attività a conduzione familiare, cessarono la loro produzione. Nella città di Egarden rimasero 4 birrifici negli anni 30, fin quando nel 1956 chiuse definitivamente l'ultimo, quello di Thomsin. Qui la storia delle Witbier volgeva al termine, ma un colpo di scena venne pochi anni dopo, quando un lattaio di professione, di nome Pierre Célie, aveva lavorato part-time alcuni anni presso il birrificio di Thomsin prima che chiudesse. Data la sua grande passione per la Witbier, cominciò a pensare di produrre da sé questa birra e nel 1966 si mise al lavoro per progettare una Witbier. Un anno dopo venne aperto il Brauerie Célie, che in seguito ribattezzò con il nome De Cluis, che significa il chiostro. La birra ottenne successo ma non subito. Nel 1980 trasferì il suo birrificio in edifici più grandi. Sfortunatamente nell'85, dopo un incendio che distrusse parte del birrificio, fu costretto a vendere la sua azienda a quella che oggi è AB InBev, una multinazionale del settore che produce ancora la birra con il nome originale Egarden. La rinascita delle Witbier generata da Célie, unita all'emergere dell'industria della birra artigianale, ha portato altri birrifici in Belgio e negli Stati Uniti in particolare ad adottare questo nuovo stile. Lo stesso Célie ha aperto un birrificio ad Austin, in Texas, producendo una Witbier dal nome omonimo Célie White. Sempre sulla stessa ricetta di Célie è stata prodotta anche in Belgio dal birrificio Van Steenberge, purtroppo non più in produzione. Anche la Witbier prodotta dal birrificio San Bernardus si dice che sia stata prodotta grazie anche alla consulenza di Pierre Célie. Tutte le moderne Witbier quindi sono figlie della stessa birra che Pierre Célie creò nel 66 e prevedono solo ceppi ad alta fermentazione. Raramente c'è l'uso di batteri lattici e si è persa completamente la componente selvaggia e acida di queste birre, che era una caratteristica predominante. Vediamo cosa indica oggi il BJCP per lo stile Witbier.
Impressioni generali. Una birra di frumento belga, chiara e torbida, con spezie che accentuano il carattere del lievito. Una birra delicata, leggermente speziata e di moderata gradazione, che costituisce un rinfrescante drink estivo con la sua elevata carbonazione, il finale secco e la leggera luppolatura. Aroma. Maltato moderato di pane, spesso con leggere note di miele o vaniglia. Aroma leggero di frumento speziato o di cereale. Moderato coriandolo limonoso, spesso con una complessa nota erbacea, speziato o pepata in sottofondo. Moderato fruttato di scorza d'arancia, aranciato agrumato. Un leggero aroma di luppolo speziato ed erbaceo è facoltativo, ma tipicamente assente. Le spezie dovrebbero fondersi con note fruttate, floreali e aromi dolci e non dovrebbero essere eccessivamente forti. Aspetto. Colore dal paglierino molto chiaro al giallo intenso. La birra sarà molto torbida a causa dell'amido o del lievito, che dà una lucentezza lattiginosa giallo-biancastra. Schiuma densa, bianca e spumosa. La ritenzione della schiuma dovrebbe essere abbastanza buona. Gusto. Piacevole gusto maltato, di pane e cereale, spesso con un tocco di miele o carattere vanigliato. Fruttato moderato di scorza d'arancia, aranciato agrumato, aromi erbacei e speziati, che possono includere coriandolo, limone o altre spezie. Dovrebbero essere sottili ed equilibrati, non preponderanti. Il gusto di luppolo speziato terroso può essere da basso a nullo e non oscura mai le spezie. L'amaro del luppolo è da basso medio-basso e sostiene i sapori rinfrescanti di frutta e spezie. Piacevolmente frizzante, con un finale secco e senza amaro o retrogusto aspro. Sensazioni boccali. Corpo da medio leggero a medio, spesso con morbidezza e leggera cremosità. Carattere effervescente da elevata carbonazione. Rinfrescante per la carbonazione, la secchezza e la mancanza di amarezza sul finale. Nessuna durezza o astringenza, non dovrebbe essere eccessivamente secca e esile, né dovrebbe essere corposa e pesante. Vediamo come produrre una wheat beer in casa. Il malto d'orzo non può mancare, perché è l'unico elemento del grist che ha gli enzimi per la saccarificazione, quindi bisognerebbe utilizzarne almeno tra il 40 e il 50%. Il cereale più caratterizzante è il frumento. Classicamente si dovrebbe usare frumento non maltato, grezzo. Il frumento non maltato conferisce maggior corpo e un carattere più rustico terroso di quello maltato, ed è un elemento caratterizzante per una wheat beer. Il problema di questo grano è la difficoltà di macinazione e utilizzo. È un cereale molto duro, difficile da macinare con i comuni mulini. Molti birrifici lo acquistano già macinato o sotto forma di farina. Se si vuole macinare il frumento si consiglia una pregelatinizzazione per ammorbidire i grani, che vanno poi asciugati e macinati, un passaggio non molto pratico da fare in casa. Oppure una valida alternativa è quello di usare il formato in fiocchi. Nel formato in fiocchi il frumento è già pregelatinizzato, non va macinato ed è già pronto all'uso per la birrificazione. Poiché nei fiocchi sia di frumento che di qualsiasi altro cereale non è presente la buccia, in grandi quantità questi possono compromettere la filtrazione, quindi sarebbe utile integrare una buona quantità di lolla di riso. Altro cereale oggi molto utilizzato è l'avena, in percentuali che vanno dal 5 al 15%. Questo aiuta a dare morbidezza al mouthfeel grazie alle proteine e ai beta-glucani presenti. L'ammostamento può prevedere diversi step, tra cui, se vogliamo accentuare il carattere acidulo dato dal frumento, c'è lo step dell'acido ferulico tra i 40 e i 45 gradi. Il protein rest invece si può anche fare, ma essendo che le proteine dei grani non maltati aiutano a dare morbidezza nel mouthfeel, contribuiscono a una buona tenuta della schiuma e l'aspetto velato è anche caratteristico dello stile, se ne può fare anche a meno. Negli step di saccarificazione cerchiamo di produrre un mosto più fermentescibile, in modo da aiutare il lievito ad attenuare bene, quindi tra i 63 e i 66 gradi, non andrei più in alto. Il luppolo non è un ingrediente caratterizzante, basterebbe una singola aggiunta in amaro di una varietà europea con un profilo aromatico terroso, speziato, niente luppoli americani possibilmente, con obiettivo tra i 12 e i 18 IBU. Spezie.
Il coriandolo è una delle spezie che compare nelle ricette più vecchie. Secondo Ivan de Betz era apprezzato solo quando usato in quantità molto moderate, diversamente da molte wheat moderne dove è presente in modo molto intenso. Secondo lui bisognerebbe stare intorno a 1-2 grammi per ettolitro. Ci sono ricette oggi che arrivano a consigliare invece fino a 1 grammo per litro. Teniamo presente che il potere aromatizzante del coriandolo dipende anche dal suo uso. Se macinato con un macinapepe in modo piuttosto fine, aromatizza molto di più se invece viene schiacciato con un semplice pestello. Il mio consiglio è di non andare oltre il mezzo grammo al litro. Sono arrivato io a usarlo anche a dose di 1 grammo litro e in effetti si sentiva molto. Le scorze di arancia vanno bene quelle già preparate per l'home brewing. Se volete prepararle da voi, cercate di prelevare solo la parte esterna della scorza, senza la parte bianca, perché è quella che cede facilmente astringenza. Quindi cercate di pelare le scorze prendendo solo la parte esterna e lasciatela asciugare qualche giorno prima dell'uso. Lievito. Il lievito più comunemente usato nelle birre di frumento belghe è un lievito ad alta fermentazione, POF+, cioè un ceppo che produce fenoli. Sono ceppi molto simili a quelli usati per le Belgian Strong Ale. Questi ceppi sono in grado di convertire l'acido ferulico prodotto dal frumento in 4-vinil-guaiacolo, un fenolo che conferisce il caratteristico sapore di chiodi di garofano, molto presente soprattutto nelle Weissbier bavaresi. A differenza dei ceppi da Weissbier, qui il fruttato e il fenolico devono essere più moderati, in modo da far emergere di più le spezie aggiunte. I lieviti ideali sono i ceppi liquidi Witbier della Weiss o della White Labs. Come molte birre belghe non è facile trovare lieviti secchi performanti e con un profilo aderente allo stile. Da pochi mesi però la Fermentis ha messo in commercio un nuovo ceppo specifico per Witbier, che non ho ancora provato ma sono curioso di farlo appena ne avrò l'occasione. Prima di questo c'era il VB06, un lievito POF+, diastatico, indicato come generico per birre di frumento. Dà un fruttato molto presente e particolare, secondo me ci allontaniamo un po' dal profilo tipico di una Witbier. Altro ceppo secco in commercio è il Mangrove Jacks Belgian Wheat, del quale però non ho esperienza personale, ho sentito comunque pareri positivi da chi lo ha usato. Si può andare leggermente in underpitching se si vuole far tirar fuori al lievito un po' di carattere in più. A differenza delle Weissbier, il fruttato non deve essere troppo spinto, quindi bisognerebbe lavorare a partire dal range basso, intorno ai 18 gradi in tumultuosa, e salire poi gradualmente nel range alto per completare. Per finire, è consigliabile una rifermentazione in bottiglia con una buona carbonazione tra i 3 e i 3,5 volumi di CO2 per litro. Spero vi sia piaciuto questo video sulla storia delle Witbier, uno stile di birra che, come per molti altri stili storici oggi a noi pervenuti, ha subito dei grandi cambiamenti che la differenziano molto dalle versioni originarie del passato. Tuttavia le moderne Witbier, secondo me, sono delle birre molto caratteristiche e iconiche e sarebbe stato davvero un peccato se questo stile si fosse estinto del tutto. E voi, che ne pensate di questo stile? Quali Witbier vi piacciono particolarmente? Io ad esempio, tra le tante più famose, molte delle quali piuttosto simili tra loro, ho di recentemente apprezzato una Witbier dal carattere piuttosto originale, un qualcosa di rustico e un carattere acidulo che non so se derivi da una fermentazione mista con lieviti selvaggi o solo dai cereali. Parlo della Paterleven Wit del birrificio Van den Bosch. Fatemi sapere invece le vostre Wit preferite e se ci sono commenti o domande da fare scrivetele sotto. Se il video vi è piaciuto e vorreste vederne altri simili lasciate anche un like e iscrivetevi al canale. E ci vediamo al prossimo video.